bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi vi propongo un progetto davvero super originale, la conchiglia volant. Adesso vediamo nel dettaglio tutto quello che io ho utilizzato per realizzare questo bellissimo progetto. Nel tutorial di oggi utilizzerò il cordino Inda di Borgo dei Pazzi e ho scelto tonalità 18, 45 e 34. La 45 è una delle 10 tonalità nuove che è uscito a Borgo dei Pazzi, quindi ha ampliato ulteriormente la scelta delle tonalità presenti. Vi lascio due codici sconto, uno è da 5 euro e l'altro è del 10%, quindi utilizzate quello che è più congeniale per il vostro tipo di spesa. In ogni caso sono entrambi validi per qualunque articolo trovate sul loro sito. Come accessori io utilizzerò della catena e 4 moschettoni che reperite tranquillamente sia su Amazon che nelle mercerie online. L'uncinetto di lavorazione è il 3,5, ma per il cordino Inda potete tranquillamente utilizzare anche un 4, un 4,5. Dovete sempre adattare l'uncinetto che è più congeniale al vostro tipo di lavorazione. A questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Iniziamo la lavorazione realizzando 91 catenelle che appunto io ho già eseguito. Adesso torniamo indietro e iniziamo facendo 2 punti bassi, quindi 1 e 2. Sul terzo iniziamo a fare gli aumenti, quindi sul terzo realizziamo nello stesso punto 3 punti bassi, quindi 1, 2 e 3. Poi facciamo 7 punti bassi, 1 in ogni punto sottostante, quindi 3, 4, 4, 5, 6 e 7, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, scusate ne ho fatto uno in più. E adesso qui abbiamo fatto l'aumento, quindi per il punto zigzag, e qui facciamo una diminuzione, ovvero saltiamo 2 maglie di base, andiamo sul terzo e ricominciamo con la sequenza dei 7 punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E adesso nuovamente, vedete qui aumento, diminuzione, sul punto seguente l'aumento, sempre 3 punti bassi nello stesso punto. Nuovamente 7 punti bassi, perché la sequenza sarà sempre questa, tranne inizio e fine. Quindi siamo a 3, 4, 5, 6 e 7. E adesso qui facciamo la diminuzione, quindi saltiamo 2 maglie, sulla terza ricominciamo con la sequenza dei 7 punti. Quindi alterneremo punti di aumenti e punti di diminuzione. Quindi abbiamo iniziato con 2, sul terzo abbiamo fatto l'aumento, qui dopo 7 punti la diminuzione, quindi saranno sempre 7. Alterneremo e ovviamente alla fine dobbiamo finire con 2, ma ve lo faccio vedere. Quindi arriviamo a questo punto e vi faccio vedere come completare il giro e iniziare quello successivo. Siamo arrivati alla fine del giro, quindi con l'aumento, e ci rimangono 2 punti, esattamente come siamo partiti. Siamo partiti con 2 punti bassi e poi l'aumento. Quindi li eseguiamo, 1 e 2, e abbiamo completato il primo giro. Adesso facciamo una catenella e da adesso in poi per tutta la lavorazione andremo a lavorare punti bassi in costa, quindi soltanto l'asola esterna. Quindi adesso cosa facciamo? Torniamo indietro. Adesso qui ci sarà l'aumento, nel senso che erano 2, adesso saranno 3. Poi vedete, questi sono i 3 punti, facciamo l'aumento, vedete? Qui abbiamo fatto i 3 punti sottostanti, in quello centrale andiamo a creare 3 punti bassi. Quindi a parte qui e alla fine, che chiaramente andremo sempre a aumentare un punto perché qui subito c'è l'aumento, adesso andiamo a contare i nostri 7 punti.
quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qui ci ritroviamo dove abbiamo fatto la diminuzione, quindi saltiamo queste 2 maglie, andiamo in quella successiva e ricontiamo i nostri 7 punti. Mi raccomando di contare sempre, perché il punto zigzag non può avere errori, altrimenti si noterà subito il difetto. Quindi 6 e 7. Qui ci ritroviamo dove c'era l'aumento, quindi nel punto centrale andiamo a rifare i nostri 3 punti bassi nello stesso punto. Quindi questa sequenza sarà uguale per tutti i giri. Ricominciamo con 7, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ci ritroviamo qui dove dobbiamo andare a diminuire, al solito andiamo a saltare 2 punti e andiamo in quello successivo e si ricomincia con la sequenza dei 7 punti. Quindi dovremmo alternare, vedete che già si è formato il motivo, dobbiamo alternare, quindi dove qui abbiamo l'aumento si fa sempre l'aumento e qui la diminuzione. Adesso in totale, questo è il secondo giro, ne facciamo 5 e ci rivediamo per farvi vedere come creare il cambio colore. Abbiamo fatto i 5 giri, siamo a fine giro, adesso dobbiamo effettuare il cambio colore, quindi abbiamo l'ultimo punto che noi non chiudiamo, quindi completamente questo punto basso col colore che abbiamo, ma lo andiamo a chiudere con il colore successivo. Quindi facciamo questo, una catenella, voltiamo il lavoro, poi il colore che avevamo prima lo andiamo a tagliare, perché altrimenti ci saranno troppi fili, e si ricomincia con la sequenza. Vi ricordo che su questo lato all'inizio e alla fine man mano ogni giro andrà aumentato un punto, ma non perché lo facciamo noi, ma chiaramente dato che qui c'è l'aumento, ad ogni giro ci sarà un punto in più. Quindi noi in ogni caso o li contiamo o comunque come punto di riferimento dobbiamo avere i 3 punti sottostanti, che sarebbe l'aumento. Quindi facciamo l'ultimo e quello centrale andiamo a creare il nostro aumento. Quindi se non vogliamo contare questi, per il primo giro, quindi per questo lato, andiamo a fare in questo modo. Invece, per tutto il resto della lavorazione, contiamo i nostri 7 punti. 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi facciamo esattamente quello che abbiamo fatto fino adesso. Qui abbiamo la diminuzione, ne saltiamo 2 e si va in quello successivo e si ricomincia con la sequenza dei 7. 3, 4, 5, 6 e 7. In questo, che poi è quello centrale, andiamo a rifare il nostro aumento. Quindi in sostanza andiamo a rifare quello che abbiamo fatto nei 5 giri sottostanti. Io del dorato ne farò solo 2, essendo 2 pannelli io già uno l'ho realizzato, ve lo faccio vedere. Questo poi è il volà che vi faccio vedere dopo come si realizza. Quindi ho iniziato con 5 del primo colore, poi ne ho fatti 2 dorati, altri 5 in verde, stacco sempre con il dorato e poi ho ripetuto i miei 5 con il colore con cui ho iniziato e i 2 dorati. Quindi noi adesso facciamo tutta questa sequenza, ci rivediamo col colore con cui abbiamo iniziato al terzo giro, perché al terzo giro andremo a creare le nostre punte. Quindi arriviamo fino a qui e vediamo come proseguire. Ed eccoci qui, ho realizzato tutte le sequenze. Adesso col colore con cui ho iniziato, io ho iniziato il terzo giro, adesso noi dobbiamo unire le punte per creare appunto la forma tipica di questa borsa. Quindi che cosa facciamo? Ho iniziato il terzo giro,
sempre in costa. Adesso noi che cosa facciamo? Qui dove dovevamo fare l'aumento entriamo e usciamo in questo modo. La stessa cosa qui al centro dove avremmo dovuto fare l'aumento, prendiamo il filo e usciamo in questo modo. Lo facciamo nella punta successiva, quindi su tutti gli aumenti, anche in questo, e usciamo il filo in questo modo, lo avviciniamo, sempre entriamo e tiriamo fuori il filo e infine sull'ultima entriamo e andiamo a chiudere, vedete, tutti i punti e facciamo una catenella. Proseguiamo sempre in costa su tutti i punti che ci ritroviamo a seguire in questo modo. Vedete? Poi andiamo a sistemare e si sono formate queste 5 punte. Guardate. Adesso noi che cosa facciamo? Siamo arrivati al terzo giro, torniamo indietro e facciamo il quarto e il quinto sempre in costa e poi dobbiamo andare, una volta che abbiamo finito i 5 giri di questo colore, ritornare con la sequenza dell'oro e fare altri 2 giri col colore oro. Fatto questi, ci rivediamo per farvi vedere come contornare tutto il nostro pannello. Completate quindi tutte le sequenze, siamo arrivati qua, adesso andiamo a contornare il nostro pannello. Quindi fatto qui l'ultimo punto basso, faccio una catenella e nello stesso punto vado a fare un altro punto basso. E adesso sotto ogni riga sottostante vado a realizzare un punto basso e nel frattempo mi vado a nascondere tutti i fili che ho dovuto tagliare man mano che procedevo con il lavoro, in questa maniera. Quindi proseguo, poi l'eccesso dei fili li andiamo a tagliare. Quindi io continuo. Vedete? Sotto ogni riga, questa in oro sono 2, quindi uno è qui e uno lo piazzo da questa parte e proseguo, quindi tutto il pannello andrà contornato in questa maniera. Quando poi arrivo qui alle punte, vedete qui dove vado a fare, dove ho fatto l'aumento, anche qui vado a fare 3 punti bassi, poi un punto basso in ogni punto, quindi solamente nelle punte ne faccio 3 e completo da questa parte. Quindi ci rivediamo per farvi vedere come creare i laterali. Finito tutto il contorno, adesso ci occupiamo di creare un piccolo laterale che io già ho creato da quest'altra parte. Quindi oltre il volà che voi vedete qui, io ho creato una sorta di laterale che sarà un po', diciamo, uno spessore per dare profondità alla nostra borsa. Quindi riprendiamo il colore oro, facciamo il cappietto e praticamente qui noi abbiamo i nostri punti bassi. Se noi giriamo il lavoro in questa maniera, vediamo che ci sono delle asoline ed è qui che andremo a creare i nostri punti alti. Partiamo dall'angolo, io intanto mi aggancio con un punto basso, poi faccio 2 catenelle e così ho creato la mia prima maglia alta. Di nuovo qui nell'asola accanto faccio un'altra maglia alta e ne vado a fare una in tutte quelle che mi ritrovo, quindi praticamente sul retro dei nostri punti bassi. Quindi vedete, girando, questa è l'asola dove noi andiamo a creare il punto alto e questo messo in questa maniera sarà il nostro spessore insieme all'altro e così gli diamo la profondità. Quindi completiamo
in tutte le asoline fino a questa parte e poi ci rivediamo per vedere come creare il volà. Completato quindi il laterale, che poi girato verrà in questa maniera, adesso passiamo a fare tutto il volà. E che cosa facciamo? Prendiamo di nuovo il nostro colore oro, cappietto, e adesso qui dove c'è il nostro punto basso, praticamente nell'asola esterna, quindi noi iniziamo dall'angolo, al solito ci mettiamo con un punto basso, 2 catenelle, abbiamo fatto la prima maglia alta, nel frattempo la codina ce la lavoriamo e adesso alterneremo. In un punto faremo 3 punti alti e in quello seguente 2. Quindi il primo l'abbiamo già eseguito, facciamo il secondo ed anche il terzo, sempre nello stesso punto. In quello seguente ne facciamo 2, quindi 1 e 2, e quello successivo ancora ne facciamo 3, quindi andiamo ad alternare. In un punto ne facciamo 3 e in un punto ne facciamo 2. In questo modo, prendendo soltanto una parte dell'asola, vedete? Quindi completiamo anche questo passaggio, quindi lo facciamo su tutto il perimetro, arriviamo fino a qui e ci rivediamo per vedere come creare insieme le cuciture. Ed ecco qui i 2 pannelli pronti per essere cuciti. Io li ho già legati perché adesso dobbiamo andare a cucire i nostri laterali. Io mi sono già agganciata, partirò da questa parte, quindi mi sono agganciata qui, vado sulla prima maglia alta, in questo modo, vado in quella di fronte, cerco di prendere tutte e 2 le asole e mi inserisco in questo modo. Poi continuo sempre da questa parte. Io ora vi faccio vedere che oltre ad essere esteticamente molto carina come cucitura, diventa anche molto solida. Quindi vedete, io sempre da questa parte prendo tutte e 4 le asole. I punti sono gli stessi, quindi non ci sono problemi per quanto riguarda il numero dei punti, perché i pannelli sono identici. Quindi vedete, tutte e 4 le asole, sempre dalla stessa parte. Io ho preso un bel po' di filo, così mi basterà per tutta la cucitura. Vedete? E procedo. In questo modo. Questa è la profondità che sono riuscita a creare. Vedete la cucitura? Quindi praticamente la andiamo a creare tutta quanta e ci rivediamo non appena siamo arrivati da questa parte e quindi completato la cucitura. Ed ecco qui la nostra borsa quasi completata, guardate, qui abbiamo fatto tutte le cuciture, io ho già inserito i moschettoni e ho già messo la catena per quanto riguarda il manichetto. Adesso vi faccio vedere che qui dobbiamo chiuderla, quindi ho deciso di inserire una calamita, quella che va cucita, questa qui. Io ho preparato del filo trasparente, quindi un ago, ho preso la misura di dove inserire la calamita e vi faccio vedere come cucirla. È veramente molto semplice. L'appoggio in questa maniera. A questo punto il nostro marcapunti lo possiamo togliere e adesso andiamo a cucire come se fosse un bottone. Quindi vedete,
in questi fori. Lo facciamo un 3-4 volte per ogni foro, in questa maniera. Nel momento in cui vediamo che è abbastanza solido, ci spostiamo da questa parte e andiamo a cucire anche da questa parte e ripetiamo la stessa cosa. Ce la sistemiamo. Vedete? La stessa cosa facciamo da questa parte e poi esattamente nella parte opposta andiamo a cucire l'altra parte della calamita. Quindi ci rivediamo non appena abbiamo completato la borsa, quindi a borsa completata. Ed ecco qui questo progetto che secondo me è veramente particolare e originale. Guardate, si può portare in questo modo mettendo 2 catene e una spalla. Oppure volendo ne potete mettere solamente una da portare a tracolla. Diciamo che poi ognuno va a personalizzare il progetto, così come potete anche realizzarla all'uncinetto. Questo tipo di punto zigzag può essere realizzato monocolore, bicolore, come nel mio caso in 3, ma anche di più, quindi veramente vi potete sbizzarrire. Io vi lascio il codice sconto col quale acquistare questo bellissimo cordino Inda. Il codice sconto ne ho uno da 5 euro e uno del 10%, quindi dovete scegliere quello che vi sembra più congeniale per il vostro ordine. Comunque sono validi entrambi per qualunque articolo trovate sul loro sito. Io alla fine ho utilizzato 150 grammi di questo colore, 150 dell'altro e circa 220 del colore principale, col quale ho fatto volà e anche il piccolo soffietto. Se ci sono dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio, ma vi ricordo che ogni lunedì alle ore 17 mi trovate in live sul canale YouTube di Borgo dei Pazzi, quindi possiamo parlare insieme. Se avete dei dubbi anche su questo nuovo progetto che è uscito oggi, mi raccomando, vi aspetto numerosi e non dimenticate di iscrivervi sul mio canale. Ci vediamo alla mia prossima creazione.